Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio fare la tier list, tier rank, vabbè insomma vi metto in ordine i brand dal punto di vista di profumi, soprattutto brand commerciali, poi se volete lasciatemi nei commenti se volete che faccia anche la versione di nicchia, ma per ora è designer di profumi, quindi sfrutto un sito che si chiama tiermaker.com, ho visto molti format del genere su canali americani, non l'ho mai visto sui profumi ma probabilmente qualcuno l'ha fatto nel punto di vista americano, non so se in Italia qualcuno l'abbia fatto, in caso sarò il primo, non lo so, se qualcuno l'ha già fatto fatemelo sapere, in ogni caso niente, vi dico la mia opinione sul perché, vado a metterli in ordine dalla S alla F, essendo il migliore, A un po' meno, B eccetera eccetera, fino ad arrivare alla F che è i peggiori, quindi questa è assolutamente la mia opinione in base anche ai profumi che ho provato e testato. Se non mi conoscete, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda per poi passare a content creator full time, quindi quello che faccio adesso è condividere sui miei social media il mio percorso, quindi il mio percorso di crescita personale per arrivare alla versione migliore di me, sia dal punto di vista esteriore, quindi cura di sé, capelli, profumi eccetera. I profumi sono una delle mie più grandi passioni e dal punto di vista artistico secondo me sono incredibili, e poi anche dal punto di vista interiore, quindi come yogi, consapevolezza, motivazione eccetera. Quindi se volete darmi un'occhiata anche sugli altri social, compreso Instagram, e rispondo a tutti i DM, mi fareste un grande piacere e poi ci sentiamo anche lì, ci rimaniamo in contatto lì. Però in caso, intanto, se volete, fatemi sapere se volete la seconda parte di questo video e anche qual è il vostro brand preferito o quello che vi piace meno, insomma, fatemi sapere anche la vostra su questo genere di format, se vi piace o meno. In ogni caso iscrivetevi al canale che stiamo crescendo, l'ultimo video che ho fatto è andato molto bene, quindi sono contento che ci siano nuovi arrivati sul canale e che vi piacciono i miei discorsi, soprattutto anche di motivazione, di crescita, quindi sono contento. E ora iniziamo, senza aspettare oltre, con la tier list. Tu. Record! Ok, allora, questa è la tier list. I brand che sono elencati qua sono questi, non so se ci sono tutti ma ce ne sono un bel po', in caso fatemi sapere nei commenti un brand, designer in questo caso, e io vi scrivo sotto la letterina nel commento SF o cosa ne penso, quindi cercherò di farne il più possibile. Pronti? Iniziamo. Allora, Azzarro. Azzarro, ti devo dire... Non è male, nel senso che alla fine ha fatto un ottimo profumo che secondo me è Azzarro Wanted by Night ed è un po', io lo tengo sempre nella mia collezione, là dietro, e secondo me tra i 200 e passa profumi che ho al momento è uno di quelli che non butterei via, e secondo me Azzarro è un ottimo brand, anche Azzarro Wanted è un classico, è andato benissimo, i commercial sono bellissimi, le pubblicità sono bellissime, io ti dirò che lo metterei al momento nella A. Poi, vediamo. Passiamo oltre. Bottega Veneta. Bottega Veneta, tra l'altro, io quando lavoravo nella moda facevo anche dei fitting per Bottega Veneta. E brand che mi piace molto, veramente made in Italy, ci tengono tanto. E tanta roba. Dal punto di vista di profumi, diciamo che non sono super commerciali. All'estero si vendono di più che in Italia. E fa molto figo l'idea di avere qualcosa di italiano. Però da noi non vengono tanti usati e in realtà sono molto validi, anche quelli femminili. Però io lo metterei sempre, forse al momento nella A. B. B. B di bottega, quindi ci siamo. Allora, poi, Boucheron. E io ragazzi qua casco dal pero, perché io non conosco il brand Boucheron. Sarò io pirlotto, ma... Boucheron, non l'ho mai... Ah, Boucheron. Da quello che ho visto, da quello che mi ricordo. Boh. Ok, proseguiamo. Burberry. Burberry, un bel po' commerciale. Non mi è mai piaciuto tanto come brand, però devo dire che tanti profumi sono molto conosciuti, molto indossati. A mio avviso Burberry è una C, niente di più. Bulgari secondo me anche dal punto di vista maschile e femminile tanta roba e io lo metto nella A. Mi piace Bulgari. Calvin Klein secondo me fa dei profumi, ha fatto ovviamente One, che è un capostipite della profumeria, diciamo che ce l'hanno avuti tutti,
Per quello lo metto nella C, ma secondo me non si merita di più. Carolina Herrera, Carolina Herrera è tanta roba. Ultimamente è un po' più trash, secondo me con i nuovi Good Boy, Bad Girl, quelle cose lì, il tacco e il fulmine, eccetera. È andato un po' nel trash, ma prima di quelli erano molto belli in realtà i profumi, molto validi. E io per questo penso di dargli una A. Secondo me non è niente male. Io ragazzi, a me dispiace, ma io questo non so cos'è. Cioè sarò io stupido, ma Carven e questo io non li conosco. Probabilmente li ho visti, ma il logo non mi è per niente familiare. Quindi vado a vedere. Carven. Carven, Purom. Vi giuro che non l'ho mai visto io questo qua. Quindi niente, non lo voto perché non l'ho mai visto. Ok. Allora, questo dovrebbe essere... Ma ragazzi, ma io... allora, io da quando faccio video, da quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale, ho letto un libro che si chiama Getting Things Done e quindi mi permette di avere tutto il mio sistema in cui mi scrivo le cose. Per quello a volte la mia memoria a breve termine, a medio termine, quando sono cose che mi interessano meno, diciamo che non sono più abituato a ricordarmele perché me le scrivo in un mio sistema di calendario, promemoria, eccetera. Quindi a volte alcune cose ho dei lapsus incredibili. Questo è Gucci. E- Gucci si salva per un memoir d'un odor, ma l'ha cacciato, quindi io lo metterei nella B. Non è più in commercio, mi sa. Cioè c'è in commercio da qualche parte, ma mi sa che non lo producono più. È discontinued. Chloé. Chloé. Vi devo dire che per me è una A. A me Chloé piace. E come? A me piace Chloé. Secondo me è uno dei profumi commerciali più buoni da donna, il classico Chloé. Ha fatto la storia. CD, immagino sia Christian Dior. Se è Christian Dior, non c'è niente da fare. Anzi, ti dirò che, secondo me, Christian Dior. Con Sauvage ha spaccato, con tutti i suoi profumi ha fatto la storia. Dior Homme, niente da dire, quindi niente da dire. Comme des Garçons, lo mettiamo nella B. Che dite? Nella B non è male Comme des Garçons, ha fatto 2 o 3 profumi niente male. Sono lì lì tra la nicchia e il designer, ovviamente è un designer lui, anche i vestiti tra l'altro mi piacciono molto. Però dal punto di vista di profumi non si merita più di B, anche se alcuni tipo Floriental o qualcosa del genere è pazzesco e alcuni sono molto molto validi. Diesel, mamma mia. Allora mi piace di più il brand di moda che i profumi che fanno. Diesel, ragazzi, secondo me siamo sulla C. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana ha fatto The One. Ha fatto Light Blue. Ma non si è mai spinto. Cioè, va sul classico. L'ultimo che ha fatto Kay è orribile. Cioè, per me quella è la cosa più... Guarda, non so se si merita la S. Intanto lo tengo lì, ma... È perché è Dolce Gabbana, ma se no... Dopo in caso lo sposto. Dunhill. Ah, Dunhill è tanta roba. Dunhill io lo metto sulla A. Mi piace tutto di Dunhill. Ne ho provati un sacco, quello verde è pazzesco. E tanta roba Dunhill. Anzi, ti devo dire che io lo metterei sulla S a livello di profumi. Ermenegildo Zegna, senza pensarci 2 volte, secondo me è una D. Non troppo, non troppo. Armani S. S. SSS. Questo cos'è? Wow. Vabbè, li guardo dopo perché non mi ricordo. Allora, Hermès, passiamo da Hermès intanto. Hermès, intanto, Hermès secondo me, oltre a Terre d'Hermès, B, anche se è uno dei profumi più venduti, B. Hugo Boss, B, di Boss. Buono, alcuni, mi piacciono di più i vestiti che fanno dei profumi. I Semiyaki, idem, mi piacciono di più i vestiti che fanno che i profumi, i Semiyaki devo dire che gli do una D. Misso piace, so che alcuni di voi hanno il Semiyaki che è uno dei profumi più venduti, alcuni, anzi, mi sa che è la prima E. Non mi piace il Semiyaki, ragazzi. Se riesco, porco cane, si è tutto bloccato,
Ma guarda che devo ricaricare pagina. Spero che ci sia ancora tutto. Ok, perfetto. Allora, questo sito va benissimo, devo dire. Allora, Issei Miyake e Jean-Paul Gaultier. Metterei sulla A, perché ha fatto la storia con le malle. John Varvatos, secondo me, è una A per le performance, perché i profumi sono buonissimi, unici, non è iper conosciuto, però le performance, cavoli. Kenzo, io starei sulla E. Per me Kenzo, al momento non mi viene niente di interessante che ha fatto. La Leak C, un buon C, perché ha fatto quei 2 o 3 profumi buoni. Louis Vuitton per me va sullo stesso livello di Ermenegildo Zegna, a me dispiace ma non mi piace. Maison Margiela, idem, particolari, è sempre un designer. I profumi in sé, allora diciamo che la parte privata, ok, i replica C, B dai, B. Montblanc D. C'è Montblanc Individual che non è male, però è il clone di Yop, e c'è Explorer che è il clone di Aventus, quindi sono un po' cloni. Starei sulla D. Sono buoni, però a livello di brand. Ma Narciso Rodriguez è una... Dal punto di vista di profumi, Narciso Rodriguez è tanta roba, secondo me. Questo immagino sia Nautica. In quel caso lo metto sulla D perché ha fatto Voyage. Per il resto, zero. Paco Rabanne, gli do S. S perché ha fatto la storia, S perché One Million è uno dei profumi più venduti, e alla fine non è niente male, anche se è un meme. E ha fatto 2 o 3 profumi che sono pazzeschi, e secondo me anche alcuni iper sottovalutati, tipo il Pure XS o il Black XS. Quindi secondo me Paco Rabanne si è dato da fare. Prada secondo me va diretto in S. Tutti i profumi Prada mi sono sempre piaciuti, Prada L'Homme un capolavoro. Questo è Polo? Polo io lo metto in D. C. No, D. Mettiamolo in D. Cavalli, cioè niente di che, generico, classico, un po' troppo. Per alcune persone va bene, dai, C. Roberto Cavalli, D. È la versione brutta di quello che ho appena detto. Vabbè, prendete con le pinze quello che dico, ovviamente. Dietro a tutti questi ovviamente c'è un valore artistico, c'è un lavoro dietro, quindi io non voglio disprezzare nessuno, è solo un gioco, è un gioco. Salvatore Ferragamo, C perché ha fatto F Black, anzi solo perché ha fatto F Black, il resto no, anzi, tac e tac. Mugler, B per provarci. Tom Ford S. Secondo me Tom Ford è uno dei brand che fa profumi migliori e che fa ogni tipo di sfaccettatura, sia la collezione privata che l'altra, che quella commerciale, sono pazzesche. Forse dal punto di vista di varietà è uno dei brand anche di estetica, di branding e tutto, secondo me è perfetto, un po' cari, soprattutto la linea privata, perché 50 ml 200 euro, la maggior parte. È un po' tanto, però diciamo che Tom Ford si è fatto valere, sono profumi buoni, durano tanto e coprono veramente tutte le sfaccettature olfattive, quindi tanta roba. Valentino io lo metterei a livello di Jean-Paul Gaultier e John Varvatos, perché ha fatto alcuni che sono buoni, ha fatto alcuni che sono tanta roba, altri che invece non ci siamo. Versace, niente da dire, a livello di qualità-prezzo è uno dei brand migliori. Io tuttora consiglio tantissimo Dylan Blue. Dylan Blue secondo me è uno dei profumi più versatili per chiunque tipo di età, qualsiasi tipo di età, qualsiasi occasione, qualsiasi tipo di persona. E questo non so cosa sia, quindi passo a Viktor Rolf. Perdonatemi, ma cos'è questo? Io l'ho visto 1000 volte questo. Vabbè, e Viktor Rolf, secondo me... Viktor Rolf lo metto sull'A perché ha fatto il mio profumo più complimentato, che è Spice Bomb Viktor Rolf Extreme. Cioè, Viktor Rolf Spice Bomb Extreme. Però tutti gli altri...
cioè, oltre a quello non ho mai incontrato robe incredibili. Spiceball normale ci sta, Night Vision secondo me è un disastro. Quindi secondo me ci sta bene lì. Yves Saint Laurent, idem sulla. Secondo me Yves Saint Laurent ci sta bene sulla. Yves Saint Laurent ha fatto quei 2 o 3 profumi che sono tanta roba e la Nuit de l'Homme è pazzesco, ma poi per il resto non ha mai spaccato il mercato, ecco, come quelli sopra. Ecco qua, gli ultimi in realtà, ragazzi, ditemi i nomi sotto, io vi dico l'elenco perché non me lo ricordo assolutamente. Ed ecco qui, quindi diamo un attimo un riepilogo, se tutto bene, 10, sì, Dunhill, forse Dunhill lo metterei sotto, Dunhill lo sposterei sulla A, sposterei forse su a questo punto, forse sposterei su Bulgari, no, Bulgari, scusatemi, Carolina Herrera. Sposterei Carolina Herrera, però no, ha fatto il trash. Chi è che sposterei su? Perché secondo me in realtà più o meno ci sta. Sono questi alla fine i brand che hanno spaccato. Forse sapete che sono indeciso su Carolina Herrera. Anche su... ma dai, su, ci sta. Così, secondo me è così. Diesel, la leak, forse Diesel lo metterei su e sposterei Comme des Garçons, no. Vabbè, insomma, io lo terrei così, secondo me così è perfetta. Ragazzi, io questa è la mia classifica, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere qual è la vostra o qual è il vostro preferito e secondo me ci siamo, questo è un po' il resoconto. In ogni caso è sempre un gioco, ve l'ho detto, non basatevi, prendete queste cose con le pinze, sono i miei pareri personali, da puro apprezzatore di fragranze e basta. Ragazzi, grazie mille, iscrivetevi al canale e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!